Ed è subito barbomania quando il galleggiante affonda come un razzo nella corrente e dall'altra parte c'è un pesce maidomo che non ne vuol sapere di mollare. Stiamo parlando del barbo, il barbo europeo, un pesce impegnativo se pescato a bolognese, con terminali non propriamente sottili, però abbiamo comunque sempre in mano una bolognese, quindi la battaglia si fa veramente ardua e interessante. Un pesce che abita le correnti, abita morfologie tipicamente caratterizzate da ciottoli più o meno grandi. Oggi siamo in un corso d'acqua appenninico, un corso d'acqua che stamattina ha un livello più alto del solito, dovuto al fatto che a monte stanno rilasciando acqua da una diga. In questo momento l'acqua si sta piano piano sistemando anche come limpidezza. Nel frattempo prepariamo le lenze, mettiamo a posto la Servidora Jolly per una pescata in pieno comfort. Andiamo! Parliamo della Servidora Jolly, un piatto porta accessori di 39 x 28 cm. Questa Servidora è studiata sia per il surf casting ma anche con l'apposito attacco con cui viene fornita anche per essere alloggiata sul tendibene delle barche. Però risulta ottima se avvitata ad un picchetto anche per la pesca a passata. Abbiamo qui sopra tutto l'occorrente necessario per una confortevole azione di pesca. Qualora dovessimo sostituire un amo abbiamo il baby magnete, qualora dovessimo slamare un pesce con lo slamatore abbiamo lo slamatore, la fionda inserita nell'apposito alloggio. Insomma un accessorio che vede orizzonti più ampi oltre al surf casting e alla pesca dalla barca. La misurazione del fondo va fatta in maniera sommaria, mi spiego meglio. Andiamo ad inserire la sonda sull'amo, facciamo un paio di lanci di verifica per vedere più o meno quanto fondo c'è, togliamo subito la sonda e iniziamo ad eseguire alcune passate senza innescare l'amo. Questo perché? Perché di fronte a noi abbiamo una morfologia un po' disastrata e quindi rischieremo di perdere diverse sonde. In questo modo, facendo delle passate di verifica, troveremo il giusto assetto alla lenza e al galleggiante. Dobbiamo far saltellare sul fondo l'esca facendo appoggiare l'amo per pochi centimetri in modo da far lavorare perfettamente questa corta coroncina dove va a battere la torpilla, una coroncina di circa 50 cm realizzata con pallini del numero 8, torpilla di 2 grammi, galleggiante a goccia di 3 grammi. Ecco, in questo caso abbiamo visto che ci manca veramente qualche centimetro per raggiungere la giusta profondità dove far lavorare l'esca. Quindi togliamo subito la sonda, facciamo qualche passata di prova e poi inizieremo a pescare. L'azione di pesca si svolge fuori dalla portata della canna, a circa 15 metri dalla nostra postazione. Quindi dovremo agire in passata, una passata un po' lenta, in modo da invogliare i barbi alla mangiata, soprattutto con un'acqua fredda come quella di questa mattina. Agiremo con lievissime trattenute che serviranno soltanto a correggere la passata, a correggere l'azione di pesca.
Quando si parla di pesca al barbo spesso si pensa a lenze pesanti, trattenute anche estreme per prendere questi pesci in corrente. In questo caso oggi stanno mangiando in tutt'altro modo, mangiano in passata libera con una lenza, come abbiamo già detto, di 3 grammi, però vogliano una presentazione molto naturale dell'esca, quindi un terminale lungo circa 50 cm. Facciamo lavorare la lenza andando a misurare il fondo e trovare appunto la giusta passata, aggiustando il tiro con il galleggiante, in modo che il bigattino tocchi e non tocchi il fondale. Vogliano una presentazione veramente a passare in modo molto veloce. Questo magari è dovuto anche al fatto che stiamo pescando e pasturando con bigattini sfusi, quindi le larve passano molto veloce e magari tendano ad assumere questa tipologia di comportamento, un comportamento comunque che rende veramente la passata godibilissima.